Ma è un aspetto di lei che non conosciamo, la pazienza, oppure è una cosa che proprio non... Ma te l'ho detto, penso che fino a qualche anno fa non ne avevo molta. Penso che una delle cose buone di invecchiare sia quella che ti coltiva certe qualità che prima pensavi di non avere. E fra queste mi sto rendendo conto che più passano gli anni e più cerco di essere paziente e di capire le persone che ho di fronte, mentre prima partivo dalla mia idea preconcetta e tutto il resto non l'accettavo. Benvenuti ad una nuova puntata di Storie di Serie A. Ospite di oggi Maurizio Sarri. Ciao. Io sono curiosa di sapere in questo anno e mezzo lontano dai campi che cosa ha fatto. Ho visto partite, non è che il mondo rimane quello, cioè il mondo del calcio uno ci rimane dentro, quindi vedi partite. Poi purtroppo la storia familiare in quest'anno non è stata bellissima e quindi sono stato un po' preso anche da storie non simpatiche, però fa parte della vita. Quindi hai visto partite di calcio, di qualsiasi campionato? Anche, sì, anche. Ha dichiarato: ho scelto come unico mestiere quello che avrei fatto anche gratis. E l'ho fatto. Che cosa le ha dato il coraggio di cambiare vita? Io penso che siano una serie di contingenze che ti capitano e che non c'è bisogno neanche di grande coraggio. Uno comincia a scalare le categorie fino a che si trova in una categoria in cui o fa un passo indietro o fa un passo in avanti. Io l'ho fatto in avanti perché in quel momento avevo questa sensazione, però anche se facevo il passo indietro avrei continuato lo stesso a farlo, perché è una storia di passione, è una storia che mi diverte e senza nella vita probabilmente avrei fatto fatica. Beh, insomma, un po' di fatica si fa sui campi. Un po' di fatica si fa, ma sinceramente io da quando lo faccio di professione la sensazione di andare a lavorare non ce l'ho mai avuto. E questo penso sia tanta roba. Sia, penso, la vittoria più grande, no? Per chiunque. Ma quando lei ha iniziato questo percorso nel mondo del calcio, ha mai avuto il pensiero che sarebbe arrivato a tutto quello che ha fatto, che sarebbe arrivato ad oggi, o ha iniziato per divertimento e basta? All'inizio stavo per divertimento, poi a un certo punto l'obiettivo era quello di farne una professione, ma senza avere in mente delle ambizioni così alte. Una professione nel senso uno allena in Serie C, fa il professionista e dal punto di vista della passione è contento lo stesso. Poi le circostanze, la fortuna di capitare nei momenti giusti al punto giusto mi hanno portato più in alto di quello che pensavo. E tra i tanti qual è stato l'esordio più emozionante? Ma sai, l'esordio a Napoli è tanta roba. Io ci sono nato poi a Napoli anche in maniera un po' casuale, ma sono nato a Napoli, quindi per me sta un giorno pieno di emozioni. Anche perché poi lei con la Juve vince lo scudetto, col Chelsea ha vinto un'Europa League. Però quando deve parlare della bellezza del calcio, quando deve parlare di un calcio bello, si riferisce sempre a Napoli. Perché era una squadra che io ho preso e non abbiamo cambiato neanche tanti giocatori, forse 2, non di più. Però c'aveva nel DNA, il calcio avevo in mente io, quindi è stato un connubio fortunoso. C'erano tutte le cose giuste al punto giusto, al momento giusto per innescare quel meccanismo. È stato un calcio straordinario, un calcio era divertente per i giocatori da giocare, per me da allenare e per la gente a vedere, quindi è stato un momento. Non abbiamo vinto niente, ma abbiamo fatto un viaggio bellissimo. Il suo gioco, si parla sempre di sarrismo, ma
Questa definizione le piace davvero? Ma non lo so, poi il gioco di un allenatore è chiaro che è un'ipotesi, poi bisogna confrontarsi con quelle che sono le caratteristiche del giocatore a disposizione, quindi non sarà mai lo stesso. Penso che poi certe caratteristiche bisogna cercare di esaltarle e non portarle verso quello da più gusto a te, più soddisfazione a te, quindi è chiaro che nessuna squadra che ho avuto in seguito poteva giocare il calcio del Napoli. È il giocatore più forte che abbia mai allenato? Ma quello non lo so, dipende dai ruoli, dipende dal momento, la definizione così. Uno allena Cristiano Ronaldo, fa 32-33 gol solamente in campionato, è chiaro un giocatore determinante, però era determinante anche l'Higuaín che io ho avuto a Napoli, era determinante il Mertens che ho avuto a Napoli, ho avuto centrocampisti straordinari come quelli del Chelsea, Kanté, Kovacic, Jorginho, ho avuto difensori straordinari, Koulibaly, un giocatore secondo me in quel periodo era addirittura sottovalutato, era Albiol, quindi ho avuto la fortuna di allenare tantissimi giocatori forti, dipende dal ruolo e dall'importanza che avevano nel contesto in quel momento, poi dire se uno è più forte in un altro. Mi sto dimenticando Marek Hamšík, che era un giocatore che probabilmente in carriera ha fatto qualcosa meno di quello che poteva fare per un carattere così dolce, così buono, perché Marek era un giocatore veramente da Barcellona, dal Real Madrid, un giocatore straordinario. E tra tutti questi che ho nominato, se potesse portarne una alla Lazio, è un gioco, non una dichiarazione di intenti, sia chiaro? Ma diciamo è un centrocampista come Marek che in questo momento ci farebbe comodo, però Marek ha fatto chiaramente la scelta di dire basta al calcio giocato, e quindi siamo alla ricerca di costruire una base solida su cui poi fare 2 o 3 innesti e diventare una squadra più competitiva. Però si è scelto sempre società con presidenti impegnativi, eh? È stata anche quella un po' la sua grande sfida. Ma sai, a volte uno pensa anche meglio un presidente impegnativo di un fondo di investimento. I presidenti delle società sono in mano a delle famiglie, è chiaro che il presidente è una figura dominante e quindi averci a che fare è sempre impegnativo. Io per tutta la carriera, non solo in Serie A, ho avuto dei presidenti abbastanza impegnativi, però fa parte del gioco, te l'ho detto, a volte è meglio una litigata faccia a faccia che avere dietro un fondo di investimento con cui non sai a volte neanche con chi parlare. Però è un'esperienza del fondo di investimento che non ho fatto, quindi non ti so neanche dire. Ma ne ha fatte tante di litigate con i presidenti? Qualcuna sì, però fanno parte del gioco, insomma, fanno parte della volontà di crescere, quindi i confronti anche belli tosti, penso, se alla base di tutte e due c'è la volontà di crescere, penso che siano utili. Venendo alla Lazio, l'ha dichiarato, io torno qui per amore di questa gente, per amore di questa maglia. Immagino che sia stato il primo pensiero quando c'è stato il primo contatto poi con la società. Secondo pensiero qual è stato? Che sarebbe stato un anno impegnativo, non pensavo così, però è impegnativo sicuramente. Sono stati 5 mesi difficilissimi da tutti i punti di vista. Il mercato è chiuso, infortuni a valanga purtroppo, e quindi 5 mesi veramente penso i più impegnativi della mia carriera, però anche divertenti sotto certi punti di vista. La fortuna di avere un gruppo che segue, quindi la componente gusto c'è, questa è già tanta roba. Zaccagni prova a punirlo, destro magnifico sotto l'incrocio dei pali, la firma del capitano per il 2-0 che sa di sentenza definitiva. 3 punti ai biancocelesti. Noslin in porta, Noslin, Falcone, Noslin mette in ghiaccio la partita dal portiere all'attaccante, dalla panchina. Noslin, la Lazio si prende i 3 punti, 2-0.
allontanare il pallone. Regalo di David, Cataldi appoggia per Bosic, calcia e fa 1-0. Toma Bosic, gioca per necessità ed è lui a sbloccare la partita. 1-0. Questa difficoltà la condivide anche con i ragazzi, ne parla con loro, è una cosa che No, le difficoltà devono essere nostre, dello staff, altrimenti se condividi troppo comincia a creare un alibi. La situazione è questa, bisogna andare oltre, stop, punto, non c'è tanti discorsi da fare. Ma il primo Maurizio Sarri della Lazio è diverso da questo, anche perché Cataldi ha detto è sempre un martello, però è un po' più morbido, è vero? No, un po' più morbido, probabilmente nel processo di invecchiamento ti aumenta la pazienza. Un po' più paziente sicuramente, più morbido ho dei dubbi. Ma Flaminia l'ha conosciuta? No, ancora no, ma se il suo posto all'interno del centro sportivo è lo stesso d'Olimpia, ce l'avrò dietro la mia stanza, quindi sarà una presenza fissa. Con Olimpia come andava? Andava piuttosto bene, mi consentiva anche di passare dal suo territorio senza avere grandi arrabbiature, quindi andava bene. Tra le tante voci che ci sono state intorno a lei in questo anno e mezzo, spesso il suo nome è stato associato al Milan. Le storie estive e poi da fine luglio in poi non hanno più nessun significato e nessun senso. Io mi metto a sedere sulla panchina della Lazio e te l'ho detto, pieno di difficoltà ma con il gusto di allenare, quindi va bene così. Allegri, la prima volta in C2 a Lianese contro San Giovannese. 0-0, 0 tiri in porta, uno spettacolo pietoso. 2018, il Napoli, gol di Koulibaly di testa al 90°. Batte lo spagnolo, cerca Koulibaly! Kalidou Koulibaly al 90°, segna per il Napoli, ha segnato la formazione di Sarri. Juventus 0, Napoli 1. Fischianocchi, titoli di coda, vince il Napoli nella casa della Juventus capolista e si porta a -1 dalla vetta, tenendo aperta la lotta per il titolo. Non lo so, ma quella fu una serata bella, vanificata tutta dal sabato successivo, in cui purtroppo in televisione abbiamo visto cose, diciamo, che non ci sono piaciute tantissimo e abbiamo avuto la colpa di farsela entrare dentro l'anima e non essere in grado di giocare il giorno dopo. E con Allegri che rapporto c'è? Ma buono, Allegri è un toscano, c'è sempre un buon rapporto, è chiaro, poi la visione di calcio può essere diversa, però questo significa poco, il rapporto interpersonale è buono. Che poi quest'anno è stato un po' in Serie A l'anno dei ritorni, no? Dei maestri del calcio, torna lei, è tornato Allegri, Spalletti, c'è Conte, però c'è anche una nuova generazione di allenatori, Fabregas, De Rossi. Che mix è secondo lei per il calcio italiano? È un mix normale fatto da allenatori d'esperienza e da ragazzi che stanno cercando di emergere. Ci sono tanti ragazzi interessanti. Sesca è un ragazzo di un'intelligenza nettamente superiore alla media, grande conoscitore di calcio, quindi penso sia un predestinato, però ci sono anche tanti altri ragazzi, a me piace molto anche Grosso del Sassuolo, ci sono tanti ragazzi che possono avere un futuro importante. Dai. E Chivu? Chivu a me è piaciuto a livello di personalità, perché ha preso una squadra già caratterizzata, una squadra che aveva già un modo di giocare, aveva già delle proprie certezze. Però mi sembra un ragazzo che è entrato dentro in un mondo difficile, in un mondo che aveva già delle vittorie addosso e lo fa con un bel piglio, una bella personalità, quindi questa è una bella base per il partito. Manca qualcuno all'appello secondo lei? Di allenatori? Di allenatori? Ma non lo so, penso una panchina in Serie A, un allenatore come Marco Giampaolo lo meriterebbe sempre.
Tra le sue passioni dichiarate c'è il calcio, c'è il ciclismo Ciclismo più ancora. e poi c'è la passione per la terra, per gli ulivi. Gli ulivi perché me li sono ritrovati in casa praticamente. La mia casa è costruita su un'oliveta, sicché praticamente me li sono trovati in casa e è un rapporto che ti prende quello diretto con la natura. E quindi mi ha un po' appassionato. E Non penso- quanto il ciclismo, però. quello non si tocca. Però penso alla vita, diciamo, all'amore per la terra e per gli ulivi come a qualcosa che porta tanto sacrificio e tanta pazienza, Io no? a Però me piace vederli, no? Lavorarli. Però vederli crescere immagino sia anche frutto di pazienza, no? Magari c'è qualcuno che li coltiva, ma è un aspetto di lei che non conosciamo, la pazienza, oppure è una cosa che proprio non... Ma non te le l'ho appartiene? detto, penso che fino a qualche anno fa non ne avevo molta. Penso che una delle cose buone di invecchiare sia quella che ti coltiva certe qualità che prima pensavi di non avere. E fra queste mi sto rendendo conto che più passano gli anni e più cerco di essere paziente e di capire le persone che ho di fronte, mentre prima partivo dalla mia idea preconcetta e tutto il resto non l'accettavo. Il primo amore, insomma, quell'amore che rimane lì fisso per il ciclismo, che poi Ma l'ha sai, sempre quella è una guardato o storia- praticato? È una storia familiare. Mio nonno era un ciclista, mio padre è stato un ciclista professionista, quindi uno cresce a tappe di Giro d'Italia e di Tour de France e la passione gli rimane addosso. Io ho una passione sfrenata per il ciclismo, sport durissimo, bellissimo. Siamo in un momento storico in cui abbiamo anche la fortuna di avere 2 o 3 fenomeni contemporaneamente, quindi è bello vedere le corse in questo momento storico. Qualcuno dice sono noiose perché vincono sempre soliti, però a me non sembrano noiose. Perché ti fa per quei soliti? Ma io tifo per il ciclismo, cioè non è se Pogačar è sloveno o italiano mi cambia molto. Io l'ammiro lo stesso, cioè mi diverte lo stesso mettermi lì e fare 3-4 ore di corsa ininterrotte. Purtroppo ho poco tempo per farlo, però quando posso lo faccio e quando non posso me le registro e le guardo di notte. Come se non bastasse, insomma. Ma non l'ha mai praticato il ciclismo, sì? L'ho fatto da ragazzino, ma da ragazzino poi vivevo in un paese non molto grande, tutti gli amici giocavano nella squadra del nostro paese, quindi anch'io ho cominciato a giocare a calcio. Vogliamo fare un gioco allora? Io le dico il nome di un ciclista e lei mi dice se in qualche modo, ovviamente lontano, lo può associare a un calciatore. Proviamo a farlo? Hanno troppe più palle i ciclisti dei calciatori per poterli associare. Proviamo a farlo? Le faccio un nome, vediamo. Ino. Ino, bello, tosto, un corridore solido, affidabile, con pochissime giornate di crisi, quindi un centrocampista di questi affidabili delle grandi squadre, Toni Kroos. Coppi. E Coppi qui si va sui fuoriclasse. Lì siamo sulla finezza quasi artistica, Zinedine Zidane. Merckx, un giocatore che colpiva sempre, un ciclista che colpiva sempre nel segno, uno che vinceva 40-30 corse l'anno, quindi è paragonabile a questi centravanti che hanno la capacità tutti gli anni di fare 30 gol. Gerard Müller. Evenepoel. Evenepoel, è bello, Evenepoel, grande carattere particolare, grandi doti, con qualche giornata a vuoto, quindi un calciatore di grandissime potenzialità, forse non del tutto espresse. Di un giocatore che ho avuto io, Riccardo Saponari. Nibali bello, Nibali un corridore che ha vinto tutte e 3 le grandi corse a tappe, tanta roba, probabilmente meno pubblicizzato rispetto ad altri corridori, ma corridore di grande livello, non grandi accelerazioni, quindi centrocampista magari di non grande velocità,
di grande affidabilità. È un Tardelli, L'ultimo, Pantani. fuori classe assoluto Maradona. Va bene, il gioco è finito, però volevo chiederle se lei fosse scaramantico. Molto meno che da giovane, molto meno di qualche anno fa. Sarà la pazienza, mi fa andare via a scaramanzia, non lo so. Adesso meno, molto meno. Però la palla quando esce non la tocca comunque. No, la palla è proprietà dei giocatori, io sarei un intruso. Quindi il calcio la diverte ancora? Sì, con certi presupposti sì. Quali sarebbero? I presupposti di avere un gruppo disponibile, un gruppo con cui puoi lavorare e che ha cultura del lavoro. Quindi quello di andare a casa la sera e pensare che bello allenamento abbiamo fatto oggi, a me a volte dà più gusto che vincere una partita. E sta capitando in questo In questo periodo sì, sinceramente sì, perché probabilmente siamo una squadra con tanti limiti, ma dal punto di vista umano e caratteriale è un buon gruppo. Ha dei rimpianti? Non più di tanto. Io caratterialmente sono questo e questo carattere mi ha permesso di arrivare a altri livelli e magari non l'ho cambiato per arrivare a certi compromessi, però è lo stesso carattere che mi ha permesso di arrivare. Ma è così anche con sua moglie? Un po' meglio. Ma perché lei non glielo permette? No, è tosta, un po' meglio, dai. Con lei ho avuto pazienza prima e con i giocatori. Mister, ma dopo il calcio, dopo le panchine, che cosa c'è? C'è l'attesa fra una partita e l'altra, come si dice solitamente. C'è la vita normale. Io ho sempre gli stessi amici di quando giocavamo negli allievi, quindi una vita assolutamente normale, una vita di un paese di 25.000 persone, quindi dove ci si conosce un po', anche se non è più vero neanche in questi paesi di medie dimensioni, ci si conosce tutti, anche perché il nostro è talmente vicino a Firenze che sta diventando una periferia, però è la mia vita di paese normale con gli stessi amici, gli stessi affetti di quando eravamo ragazzi. E i suoi amici che le dicono di questo percorso, di quando magari la vedono arrabbiata in campo, di quando perde, la consolano oppure? Sì, lo stesso cazzeggiamento che c'era 40 anni fa, 50 anni fa. A volte mi prendono in giro, si divertono, ma è come è normale, come io prendo in giro loro per qualcosa che hanno fatto un paese. È un rapporto talmente normale, come tutti i rapporti si sviluppano quando siamo giovani, che rimangono per tutta la vita gli stessi. E che papà è? Ma sono un po' assente, diciamo, perché mi sono perso la crescita di mio figlio, il rapporto conflittuale fino a un certo punto, perché poi lui ha cominciato a diventare un adulto e il rapporto è diventato molto buono. Adesso? Buonissimo. È il suo primo fan? Sì, non è che ci segue in maniera esasperata, viene a vedere qualche partita, ci segue, però poi lui è presidente di una squadra di eccellenza e segue la sua squadra. E quindi adesso ha poco tempo anche lui? Sì, penso di sì. Mister, che cosa si augura in chiusura per questa stagione, per questo anno? Ma quello che ti stavo dicendo prima, che sarebbe bello riuscire a creare una base di giocatori che con 2 o 3 innesti può diventare competitiva per il livello sopra quello che siamo attualmente. E il lavoro procede, la squadra sembra dare segnali in questo senso, quindi la speranza è quella di riuscire a creare questa bella base e che poi tutti ci diano una mano, tutte le componenti ci diano una mano. Ultimissima per lei, se potesse decidere come chiudere la sua carriera, se ne ha voglia di chiuderla ovviamente, come vorrebbe che fosse? Ma come ho sempre detto, che la Lazio riesca a prendere il Flaminio e che la prima partita al Flaminio ci sia io in panchina e che si chiami Tommaso Maestrelli. Grazie.